Siccome in diversi mi avete chiesto come funziona questo meccanismo della richiesta, chiedere per se stessi, chiedere per qualcun altro, il meccanismo del benessere, il meccanismo del ringraziamento, mi avete chiesto se si tratta di un'orazione, di una cosa religiosa oppure laica, e questo meccanismo come funziona, di che si tratta. Ho pensato di fare un paio di video a mo' di spiegone, anzi di spiegotto, senza troppe pretese, un po' per soddisfare la curiosità intellettuale di alcuni, non c'è niente di male in questo senso, e un po' per magari fugare alcuni dubbi che si hanno, quindi non lasciare troppo il campo aperto verso la superstizione, ma neanche rimanere in quella stitichezza razionalista dove non è possibile fare nessun movimento poetico mentale, nessuno slancio, nessuna esplorazione che vada al di là di quello che sia immediatamente percepibile. Quindi facciamo uno spiegotto su come funzionano questi meccanismi, che sono meccanismi molto antichi, hanno dei precedenti, sia in Occidente, alcune pratiche dei monaci del Monte Athos, ma anche in Oriente. Ma insomma, ad ogni modo lo vedremo, quindi possiamo tranquillamente iniziare con lo spiegotto. Lo dividerò in due parti, faremo una prima parte adesso e una seconda la prossima settimana. Quando si chiede, normalmente si chiede a qualcuno. Chi è religioso, per esempio, e se quella religione prevede un Dio, chiederà a Dio. Nelle pratiche che vi propongo in questo canale in realtà non si chiede a nessuno in particolare, salvo non si appartenga appunto attivamente a una religione teista. E tuttavia noi proviamo ad appellarci a qualcosa o qualcuno che ci ispira, una presenza, un caldo ricordo, la parte più profonda di noi stessi, il nostro Dio interno, a seconda della nostra sensibilità e di ciò che crediamo o non crediamo. Ed è interessante mantenere questo meccanismo di rivolgere a qualcosa o da qualche parte la richiesta, perché in questo lavoro è importante sperimentare sia la formulazione di una nostra necessità, verbalizzandola, chiarendola, esprimendola, che noi chiamiamo la richiesta, appunto, sia il vissuto di qualcuno o qualcosa che ascolta questa richiesta, questa necessità, e cioè la certezza che questo appello, per dirla in qualche modo, questa istanza, arrivi dove deve arrivare, una specie di ricevuta di ritorno. È come se dentro di noi stessimo formulando, esplicitando una necessità o un augurio per una persona a noi cara, per esempio, e nello stesso tempo ci stessimo rappresentando il viaggio, il percorso che fa questa richiesta. Una richiesta che in qualche modo riceve accoglienza, e cioè ci lascia la sensazione di essere compresi, capiti. Mi rendo conto che è strano quello che sto dicendo perché più volte voi mi avete chiesto, ok, ma questa cosa che io faccio quando chiedo a qualcosa, a qualcuno, o chiedo o cerco di inviare i miei migliori sentimenti a una persona cara che non se la sta passando molto bene, questa roba arriva o non arriva? C'è qualcosa là fuori o si gioca tutto nella nostra testa? E io continuo a ripetervi che questo dipende da quello che credete. Veramente noi non ci possiamo mettere a discutere su ciò che si crede o non si crede, perché questo è un tema molto delicato, ha a che vedere con il proprio razionalismo, il proprio slancio poetico o la propria spiritualità. Dico semplicemente che indipendentemente da quello che si crede o non si crede, sapere formulare questa richiesta e appoggiarsi a un'immagine ispiratrice con la sensazione che in qualche modo qualcuno o qualcosa riceva e accolga la formulazione di questa necessità è molto importante per il lavoro che stiamo proponendo. Voi avrete notato che non è la stessa cosa, per esempio, sfogarsi da soli, scrivere un diario personale
oppure sperimentare, che ne so, sperimentare intimamente gratitudine per qualcuno o qualcosa, dal confidare a qualcuno queste cose, comunicarle, sapere che un'altra intelligenza ci sta ascoltando, ci sta capendo, come se questa realtà personale che stiamo cercando di far emergere, le nostre emozioni, esperienze o difficoltà, potesse prendere volo proprio nell'intersoggettività. È un temone, mi rendo conto che è roba grossa, che meriterebbe un video solo per questo, perché c'è il tema del solipsismo, dell'intersoggettività, il fatto che ci costituiamo nel mondo e per il mondo, e vabbè, comunque tutto questo noi lo inseriamo e lo incastoniamo in una serie di pratiche, ma niente ci impedisce nella vita sociale di tutti i giorni di esercitare la comunicazione con le persone con cui ci sentiamo più a nostro agio. Tuttavia questo meccanismo fa parte anche dell'interiorità più profonda di ognuno, quando si cala in questi stati, raccolto in se stesso, alla ricerca di chiarezza, di pace e di ispirazione. E che cosa chiediamo? Chiediamo per ciò di cui sentiamo di avere davvero bisogno, oppure chiediamo per qualcun altro. Si può chiedere per un caro amico, per esempio, o un familiare ammalato o che sta attraversando una situazione difficile. E quando si sperimenta un affetto molto forte per qualcuno, normalmente si vorrebbe che le cose andassero bene per questa persona. In questo lavoro si prende questo sentimento e gli si dà forza e direzione. Quando ci immaginiamo qualcosa o una situazione, lo facciamo con forza, ma non forzando, semplicemente sentendola con intensità. Bene, quando possiamo fare questo, mettere forza senza forzare, le cose si fanno veramente interessanti, danno direzione a tutto il nostro essere. Tutto diventa più chiaro, è stato detto che non si può costruire quello che non si può immaginare, e se oltre a questo ciò che immaginiamo lo immaginiamo con forza, possiamo muovere le montagne. Questa forma di lavoro la proponiamo in modo orizzontale e non tanto verticale come quando, per esempio, ci si rivolge a Dio. E pensandola in questo modo, in modo orizzontale e centrando questa emozione, questo sentimento, e predisponiamo noi stessi in quella direzione. Voglio dire che indipendentemente da quello che crediamo o non crediamo, ci stiamo sintonizzando su un certo tipo di frequenza. Invece di aspettare che sia Dio ad aiutare il nostro amico, il nostro parente o noi stessi, ci rivolgiamo al centro della nostra interiorità, perché così facendo è possibile che si attivino da parte nostra delle iniziative concrete verso queste persone, perché la direzione in questo senso produce un tipo di tonicità muscolare, attivando anche la nostra motricità psicofisica generale, e quindi motricità nelle azioni concrete, nei sentimenti, nelle idee. E quindi questa richiesta acquisisce il suo pieno significato nel momento in cui, oltre a centrare i nostri migliori sentimenti, ci aiuta a muoverci, ad esprimerci, a realizzare quello che crediamo sia il meglio per quella persona. Se rimango senza lavoro e chiedo a Dio che mi trovi un lavoro, psicologicamente è come se stessi aspettando che qualcuno mi venga a cercare per offrirmelo. I nostri nonni dicevano: aiutati che Dio ti aiuta. Può sembrare banale, ma ha la sua saggezza questa frase. Spero di non essere frainteso, non sto in nessun modo chiedendo a coloro che credono in Dio o hanno abbracciato un credo che
un credo che contempli un'entità trascendentale, di rinunciare a quello in cui credono, ma solo di sintonizzarsi per questa pratica solamente, in modo orizzontale e verso il centro di se stessi, entrando in contatto con questa forte necessità e con l'emozione corrispondente a questa necessità. E chissà che anche questo, alla fine, non sia un modo per trovare Dio. A parte l'approccio spirituale, in questo auspicio, in questo augurio, richiesta, c'è una grande verità psicologica che oggi non possiamo approfondire, ma è una verità che si esprime sia in positivo che in negativo. Come quando auguriamo il peggio a una persona che detestiamo. Il casino di questo è che se lo faccio veramente, non per scherzare o per sfogarmi, se lo faccio sul serio, sperimento anche dentro di me quello che gli sto augurando. Perché per farlo bene, deve per forza essere così. Per assaporare la vendetta, ad esempio, debbo necessariamente in qualche modo patire anche io quello che patisce la persona odiata. È in questo modo che si finisce per rimanere incatenati, sia a livello personale che a livello sociale. Non so se riesco a esprimerlo bene. Se mi rappresento la sofferenza dell'altro o il suo benessere, questo lo sperimento pure io e mi fa sperimentare un senso di divisione, di disintegrazione o di pace, di unità, di benessere. Per questo aforismi antichi come il mondo, come ad esempio la regola d'oro, se tratti gli altri come vorresti essere trattato ti liberi, per esempio, va molto al di là della morale del perbenismo e descrive una profonda realtà interiore, descrive una legge inflessibile dello psichismo e della coscienza umana. Anche questo meriterebbe un approfondimento. Perché l'egoismo alla fine è semplicemente un errore di calcolo? E ingenuamente, come è stato detto, si crede che ricevere sia meglio che dare? Ma anche questo lo rimanderemo a un futuro video e intanto fate una bellissima settimana e ci vediamo alla seconda parte di questo spiegotto.